Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro o ascendente Toro, o solo per questioni riguardanti i sentimenti anche Luna e Venere in Toro, soprattutto la quinta casa e la dodicesima casa, quinta casa e settima casa che adesso andremo a leggere. Andiamo a vedere come sarà quest'anno 2026, lo facciamo attraverso una bellissima esposizione delle 12 case astrologiche dello zodiaco, che sono le 12 aree della tua vita. Quindi andiamo a vedere cosa succede nella vita pratica, nelle relazioni, nel lavoro, nei soldi, nella crescita interiore. Vediamo quali sono le sfide, le opportunità, le persone che guideranno il tuo anno. Insomma, andiamo a fare una bellissima esposizione per l'anno 2026. Per tutte le ragazze nuove che ancora non hanno iniziato il percorso dei 21 giorni, lo trovate qua sotto l'info box in descrizione, la profetica pratica dei 21 giorni, e a gennaio partiranno le masterclass a cui potrete iscrivervi attraverso il sito. Sono a numero chiuso, il sito che ci sarà a breve, saranno a numero chiuso, e quindi ragazze mie e ragazzi, sto facendo questa cosa proprio per realizzare la vostra vita o sì o sì. Quindi, detto questo, adesso partiamo per il 2026, che è un anno 1, cioè è il mago, è l'inizio, i nuovi inizi, tutto quello che farai quest'anno germoglierà, te lo porti avanti per i prossimi 9 anni, fino al 2034. Quindi abbiamo chiuso un ciclo del 2025 che era un anno 9, un anno di prove karmiche, chiusure di cicli. Ecco, con questo alleggerimento andiamo come razzi nel 2026. Allora, facciamoci la nostra struttura con le 12 case. Chiedo al mio amante mistico, nonché spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, prosperità e bellezza. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, lo andiamo a fare su più livelli, metterò 3 carte per ogni casa astrologica, poi laddove serve facciamo le specifiche eventualmente, per avere un quadro, il quadro delle 12 case astrologiche. Leggeremo la parte interna, quindi cosa la tua anima sta cercando di farti imparare e cosa succede nella vita concreta. Allora, prima casa astrologica, che è la casa dell'ascendente, la casa di chi sei e come iniziamo l'anno, no? Allora, mettiamo subito 3 carte, 1, 2 e 3. Poi andiamo a vedere la casa dell'economia, seconda casa, soldi, risorse, il tuo valore, abilità finanziarie e anche autostima. 1, 2 e 3. Poi terza casa, casa delle comunicazioni, degli studi, dei viaggi brevi, degli interessi personali. Mettiamone 1, 2 e 3. Poi quarta casa, la casa, della famiglia, delle tue radici, della famiglia d'origine, anche debiti karmici ereditati dagli antenati si possono vedere in questa casa. Mettiamo 1, 2 e 3, sono 3, sì. Senti, mi si accavallano tutte, ok. Poi quinta casa, la casa dell'amore più leggero, della creatività, degli svaghi, dei divertimenti, e anche la casa dei figli e delle figlie, e la voglia di vivere, la vitalità. 1, 2 e 3. Poi, sesta casa, lavoro e salute. Lavoro e salute. 1, 2 e 3. Poi, settima casa. Questa è la casa delle relazioni, dell'amore più stabile, dei contratti anche. 1, 2, 3.
Ottava casa è la casa delle trasformazioni profonde, dell'occulto, dell'inconscio, della sessualità. Cosa accade in questa casa? 1, 2, 3. Nona casa è la casa dei viaggi lunghi, degli studi superiori, delle credenze, della fede, dell'evoluzione spirituale. 1, 2 e 3. La decima casa è la casa del successo, dove avrai successo quest'anno. 1, 2 e 3. Poi l'undicesima casa è la casa delle amicizie, delle nuove alleanze, dei progetti di gruppo, delle cause comuni. Mettiamo 1, 2 e 3. Poi l'ultima casa, la dodicesima, è la casa del karma e dell'occulto, ciò che non sai e che non ti vedi arrivare, no? Ma te lo dico io. Allora, ok, allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà nel 2026? Allora, andiamo a vedere. Prima carta, la casa, la casa dell'identità, dell'io interiore. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo il 2 di denari, il paggio di denari e il 9 di bastoni. Iniziamo l'anno con una necessità di bilanciare più aspetti della nostra vita, perché il 2 di denari qua mi indica che dovrai gestire diversi progetti, diverse responsabilità contemporaneamente. Possono essere il lavoro, gli impegni familiari, delle piccole scadenze quotidiane. Cioè non è il momento di sovraccaricarsi, ma di imparare a distribuire bene le energie e a scegliere le priorità, no? Un bilanciamento. E poi vedo con il paggio di denari che ci sono delle novità concrete, delle opportunità pratiche. Non so, potrebbe trattarsi di un piccolo progetto che cresce lentamente, una collaborazione interessante, oppure un messaggio concreto che apre una porta importante. Cioè, praticamente qua vedo la possibilità di iniziare qualcosa che cresce, però se coltivato. Cioè, se coltivato porterà sicurezza, crescita personale, mi dicono. E il 9 di bastoni mi indica resilienza, cioè nel corso dell'anno tu potresti affrontare delle sfide, ma le supererai con determinazione. Quindi la carta parla di protezione dei propri confini, di imparare a dire di no quando serve, di difendere la tua energia. Cioè a livello concreto qua io vedo che incominci l'anno imparando a conoscerti meglio, a gestire le tue energie, a prepararti per le sfide e per le opportunità che arriveranno. Quindi è un anno di radicamento interiore, di crescita personale, di sviluppo personale, ok? Sì. E vediamo nella seconda casa, che è la casa dei soldi, dell'economia. Vediamo un po'. Qua abbiamo il carro, ottima carta. Ruota della fortuna, ottima. E l'eremita, guarda, è una casa molto buona. Ti dico che il 2026 mi dice che ci sono dei movimenti importanti nel campo delle risorse e delle finanze, perché il carro qua ti indica delle vittorie che otterrai grazie alla determinazione. Per esempio puoi ottenere un guadagno atteso, o una promozione, oppure un progetto che finalmente porta proprio dei frutti tangibili. E la tua capacità di gestire qua le responsabilità anche e prendere decisioni rapide sarà molto premiata. Poi abbiamo subito dopo la ruota della fortuna, che mi dice che ci saranno degli eventi improvvisi, dei colpi di fortuna, dei cambiamenti inattesi nella situazione finanziaria o delle opportunità che cambiano completamente il panorama delle tue risorse.
L'unica cosa, attenzione perché la ruota può girare in entrambe le direzioni, cioè positivo e negativo, quindi è importante restare lucidi e pronti a cogliere i segnali, ma tu lo farai perché c'è l'eremita, perché l'eremita ti invita alla riflessione, cioè non tutte le opportunità devono essere colte subito, cioè è necessario un po' di attenzione, di pazienza, perché ci saranno dei momenti in cui sarà meglio fermarsi, valutare con attenzione e pianificare. Cioè, qua mi dice che tu aumenterai, puoi aumentare le tue risorse, ricevere dei guadagni importanti e fare delle scelte finanziarie sagge, ma sempre con discernimento e consapevolezza. Ok? Mm. Allora, andiamo a vedere adesso la terza casa, che è, che è la casa delle comunicazioni, dei fratelli, dei viaggi brevi. Vediamo un po'. Muori ogni giorno e non te ne accorgi. Guardati, stesso posto, stessi pensieri, stesso te, come un cadavere che respira. Alcuni lo chiamano morte in vita, altri lo chiamano sonno dello spirito. Tu come lo chiami? Per risvegliarti devi attraversare una morte, non simbolica, non metaforica, quella vera, dove l'identità che hai costruito si disintegra. Un mistero il cui fuoco è divampato e indisturbato nella storia. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Respiri che spingono la coscienza oltre il corpo, archetipi che scavano nell'ombra, passaggi che bruciano l'ego. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. E lo godrai, certo che lo godrai, ma non sarai tu a goderlo. Sarà chi diventerai. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso. O non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Qua abbiamo il 3 di bastoni, pianificherai dei viaggi, qua farai dei viaggi, asso di bastoni, 9 di spade, però poi ci possono essere delle preoccupazioni legate a questo. Allora, vedo comunque un'energia molto dinamica qua, il 3 di bastoni mi dica che i tuoi sforzi passati iniziano a prendere risultati concreti, a portare risultati concreti, soprattutto in ambito di comunicazione e anche in ambito di studio, anche in ambito di contatti con l'ambiente vicino, ok? I tuoi sforzi passati portano frutti. Ci sono delle porte che si aprono qua, delle opportunità che attendono la tua iniziativa, perché l'asso di bastoni porta delle nuove idee, delle iniziative che ci saranno e brevi spostamenti, li vedo qua, piccoli viaggi, degli incontri significativi, dei contatti, delle occasioni anche di opportunità professionali improvvise in questi spostamenti che fai. O lo fai per queste opportunità. Cioè è un anno in cui muoverti, parlare e agire porta concretezza. Perché tu non resti ferma o fermo ad aspettare, ok? Ad aspettare. Quindi se agisci, se parli, porta concretezza. Poi però c'è il 9 di spade e mi dice che ci saranno un po' di ansie o di preoccupazioni, non lo so, potresti essere un po' preoccupata o tormentata da pensieri legati a comunicazioni o delle incomprensioni con dei fratelli o con dei vicini o con dei colleghi. Fatto sta che la carta mi dice che serve equilibrio, servirà capacità di non farsi travolgere dallo stress, ma se state facendo con me le pratiche, yoga sciamanico, i 21 giorni, qualsiasi cosa sia, te le passi tranquillamente queste. Quindi concretamente tu devi imparare a gestire la comunicazione con attenzione, questo mi stanno dicendo. Affronterai dei piccoli conflitti qua, però coglierai anche le opportunità senza farti frenare dalle paure, usando il discernimento, ok? O facendo le pratiche, insomma, sapete come si fa, no? Ok, andiamo a vedere adesso casa, famiglia e radici. Quarta casa. Il mondo
La giustizia ci picchia. E la papessa. Allora, qua entri in un periodo di chiusura di cicli e di armonia familiare. Può esserci una persona importante in famiglia, sì. Il mondo qua mi indica che ci sono delle realizzazioni concrete. Ci sarà il completamento di progetti domestici, ci sarà stabilità, ci sarà pace in casa, bellissimo questo. Magari non l'abbiamo avuta fino a questo momento. Alcuni di voi si può trattare il mondo di un trasloco, o una ristrutturazione, oppure semplicemente la sensazione di aver trovato il tuo proprio equilibrio familiare. La giustizia mi dice, mi parla di porta chiarezza, risoluzione di vecchi conflitti. Per esempio, se c'erano delle situazioni complicate con dei parenti o delle questioni legali sospese, possono finalmente trovare un equilibrio, mi dice. Anche contratti, questioni di eredità. Perché la carta mi parla di giustizia karmica, quindi ciò che era sbilanciato nel passato, questo è l'anno in cui tutto prende ordine. E poi la papessa invita all'intuizione, alla saggezza interiore, cioè potrebbero emergere delle verità nascoste in famiglia, te lo dico, delle verità nascoste, dei segreti di famiglia o delle comprensioni profonde. Fatto sta che tu devi ascoltare il cuore e la voce interiore per orientarti in quello che emerge. Ok? Cioè a livello concreto il 2026 ti porta stabilità emotiva, chiarezza nelle dinamiche familiari e un senso di profondo radicamento che ti permetterà di affrontare tutto il 2026 con tanta sicurezza. Che per te è fondamentale questa cosa, sono molto contenta di vedere queste carte qua. Sì. Ok, andiamo adesso a vedere la casa più accesa, la casa della creatività, dell'amore, dei figli. Vediamo cosa abbiamo qua. 6 di bastoni, il matto e il 5 di denari. 6 di bastoni, matto, 5 di denari, quinta casa. Io qua vedo che vivrai un anno intenso, pieno di sorprese, pieno di sorprese. Ci saranno un po' di alti e bassi nella vita creativa o affettiva. Il 6 di bastoni mi dice che ci sono dei riconoscimenti, avrai successo, avrai momenti di forte gloria, anche in ambito delle relazioni, con chiunque sia. C'è qualcuno che apprezzerà i tuoi talenti, le tue qualità, la tua energia. E poi c'è questo bellissimo matto che porta tanta leggerezza, porta spontaneità, porta nuove avventure. Per esempio, potresti vivere degli inizi improvvisi, degli incontri emozionanti, delle esperienze creative senza pianificazione, la cosa più bella, no? Che vedo molta gioia e libertà in questo. Sì. Poi ci sono un po' di momenti di difficoltà qua col 5 di denari, cioè magari, non lo so, ci può essere un piccolo rifiuto da qualcuno, o una delusione economica, o una delusione emotiva. Questi momenti però servono a rafforzarti e a rendere più prezioso ciò che ti sta arrivando di buono. Cioè, in pratica tu sperimenterai tanta gioia e rischio insieme, imparando a bilanciare entusiasmo e prudenza nelle relazioni e nella vita creativa. Vita creativa è tutto ciò che ti viene da fare con gioia, con entusiasmo, come fossi una bambina, o se sei un artista o se sei un creativo, ok? Quando ci sono queste emozioni, il 5 denari, questi bassi, no? Ci sono alti e bassi qua nella vita creativa affettiva. Alleati con le emozioni, rituale erotico della Kundalini e ti passa immediatamente, ok? Cioè ti allego in Dio, ok? Adesso andiamo a vedere la sesta casa, che è la casa del lavoro e della salute. Qua abbiamo la forza, il 7 di spade e l'8 di bastoni. Allora, io vedo che dovrai affrontare la vita quotidiana con molto coraggio, energia e determinazione. Perché il lavoro e la salute qua per te saranno centrali quest'anno. La forza mi dice che hai dentro di te l'energia per gestire impegni molto pesanti e anche dei ritmi intensi, però senza perderti, hai già la forza. Quindi avrai pazienza, avrai equilibrio, avrai autocontrollo. Questi saranno i tuoi alleati. Mi dice che è il momento di prendersi cura di sé con disciplina, altrimenti le belle cose di quest'anno non le sai gestire fortemente, ok? Cioè, prenditi cura di te, la forza.
Cioè, non devi forzare troppo il corpo, mi dice, o la mente, ma sapendo dire no quando serve. Non dire sempre sì, sapendo dire no quando serve. 7 di spade. Allora, nel lavoro potresti incontrare delle situazioni delicate o delle dinamiche poco trasparenti. Per esempio, ti dico chiaro, qualcuno potrebbe non essere del tutto chiaro con te o tentare delle scorciatoie. Qui servirà il discernimento e attenzione, cioè devi fidarti del tuo intuito. Devi fidarti del tuo intuito e non lasciare che nessuno approfitti della tua buona volontà. Io so quanto siete buoni, bravi, no? Ok, tra le persone più importanti della mia vita c'è anche un toro, 2 tori. Allora, attenzione a questo, non lasciare che nessuno approfitti della tua buona volontà nell'ambito lavorativo, va bene? Poi, alla fine c'è un 8 di bastoni che ti porterà accelerazione, tutti i progetti che erano fermi partono, compiti quotidiani e anche delle comunicazioni che sono legate al lavoro e alla salute, che prendono slancio improvviso. Per esempio, potresti ricevere dei messaggi o incarichi o delle opportunità che richiedono rapidità d'azione. E vedo anche che troverai delle soluzioni veloci a dei problemi che sembravano lunghi e complessi, di qualsiasi natura. Cioè, in pratica qua, nella sesta casa, devi coniugare energia, prudenza e rapidità. Cioè, devi proteggere la tua salute, dire di no quando serve, prenderti cura di te e affrontare il lavoro con lucidità. Chi riesce a gestire bene questa combinazione vedrà i risultati concretizzarsi rapidamente e con grande soddisfazione. E adesso andiamo a vedere cosa accadrà nella settima casa, che è la casa delle relazioni importanti, dei contratti, dell'amore duraturo. Re di denari, 4 di denari e il 9 di denari. Allora, chiaramente, io qua vedo che entrerà un partner solido e maturo per te, quest'anno, sì. Maturo, affidabile, qualcuno che porta stabilità, che porta sicurezza nella tua vita. Questa persona ha un'energia terrena, è molto pratica, molto concreta, anche protettiva, cioè sa cosa vuole, non è un farfallino, una farfallina. Cioè non è impulsiva né superficiale, questa è una persona che valuta, che osserva, che agisce con prudenza ed è una persona che quando decide di legarsi lo fa con tutto il cuore. Cioè è una persona che io vedo qua che potrebbe avere successo già nel lavoro, sì, ha una ottima indipendenza economica e allo stesso tempo ha anche una grande capacità di dare sostegno emotivo agli altri. Qua chiaramente è una persona che ama costruire, cioè che vuole un rapporto stabile e duraturo, cioè vuole che il rapporto che si crea sia un progetto insieme. Questa persona può essere leggermente tradizionalista, cioè ma in senso buono, cioè ha valori chiari, ha rispetto dei confini, attenzione alla qualità della vita, cioè questo è il tipo di partner che ti fa sentire protetta, protetto, ma che non vuole mai soffocarti, cioè rispetta la tua autonomia e questo è quello che tu cerchi, ok? Il 4 di denari qua segnala che inizialmente questa persona potrebbe essere molto cauta, un po' riservata o prudente, cioè ci vorrà del tempo prima che si apra completamente. E anche tu potresti sentirti chiamata o chiamato a valutare con attenzione. Ma questo atteggiamento non è rigidità, cioè è cura dei propri confini, no? Questo atteggiamento crea le basi per una relazione stabile, una relazione sicura. E col 9 di denari mi dice che questa persona ha già una vita propria, cioè un'indipendenza, un'autostima, cioè non cerca qualcuno che completi la propria vita, e questo è un bene, ma qualcuno con cui condividere valori, condividere i piaceri della vita, condividere dei progetti, senza assillarsi. Ecco, e questa è una bellissima predisposizione. Cioè questo è un incontro tra 2 persone mature, che si scelgono non per bisogno, come avviene nell'archetipo della vittima, ma per desiderio autentico, per armonia reciproca. Quindi concretamente qua potresti incontrare una persona di qualche anno più grande, magari, oppure con un'esperienza di vita solida,
che sa gestire le responsabilità, un partner che ha un'energia stabile, ha un'energia concreta, un partner che è capace di creare sicurezza, supporto e anche di piacevole compagnia nella vita quotidiana, perché sono i denari, no? Ti dico anche che qualcuno potrebbe arrivare tramite il lavoro, oppure dei contesti sociali affidabili, mi spiego? O ambienti professionali, laddove in questi ambienti professionali o affidabili si manifestano le dinamiche concrete e mature di questa persona, no? Quindi l'energia che porta questa persona è calma, è rassicurante, con una dolcezza nascosta dietro la concretezza. Questa è una persona che è capace di sorprendere con dei gesti profondi, con dei gesti sicuri, piuttosto che ne so, un romanticismo teatrale o delle passioni impulsive. Questo è un amore che cresce nel tempo, che costruisce, che protegge e può davvero durare a lungo, Quindi tu quest'anno puoi incontrare o consolidare un amore maturo, un amore affidabile, un amore stabile che ti porta molta sicurezza emotiva e concreta nella vita. Cioè questo è un partner che rispetta la libertà e che costruisce insieme a te una relazione di valore. Mi spiego? Perché tu stai incarnando questo. Perché i denari sei anche tu, noi denari sei anche tu, che tu sia uomo o donna non importa, sei tu che stai incarnando questo. E le caratteristiche del partner che ti ho letto è proprio la tua incarnazione, ok? Sì. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei potenti oracoli lui-lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Cioè, che cosa ti ho detto? Che puoi costruire veramente una relazione duratura, di valore, dove ognuno ci si riconosce. Che avevamo qua? Sì. Tu sei proprio all'inizio di questa, del tuo nuovo essere, del tuo vero essere. Cos'altro? Che ti ho detto? Guarda, vuoi sposarmi? Che ti ho detto? È una persona che non si perde a chiacchiere. Qua c'è concretizzazione. Qua c'è concretizzazione. Eh sì, vedi, qua nella quinta casa c'erano nuovi inizi, parte leggero, poi ti confronti. Sì, sì, ok, cos'altro? Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. Guarda, l'amore è dalla tua parte. C'è concretezza, c'è passione, c'è sensualità. Bellissima la stessa sull'amore. Anche se non sono uscite le coppe qua, cosa significa? Significa che non ci si perde in dei romanticismi fine a se stessi o delle passioni dirompenti. No, c'è concretezza, vuoi sposarmi? Cioè, o comunque, c'è persona matura, va bene? Ok, adesso andiamo all'ottava casa. La carta, la casa della trasformazione profonda, della morte, della rigenerazione, no? Andiamo a vedere. Aspetta. Ottava casa, 10 di bastoni, cavaliere di bastoni e il 7 di denari. Allora, c'è un po' di stanchezza, vedo qui, in questa casa qui. Stai aspettando qualcosa, è come se hai lottato tanto per qualcosa, adesso stai attendendo i frutti. Cioè, vedo che ti troverai a confrontarti con delle responsabilità o con dei fardelli. Io vedo che qua alcune sfide potrebbero non essere leggere in quest'anno. Potrebbero essere queste sfide di cui sto parlando, dei progetti comuni o dei debiti energetici o delle situazioni legate a delle risorse condivise con altri, possono essere partner, famiglia, dei soci, che potrebbero pesare. Cioè è un momento in cui tu dovrai imparare a distribuire i pesi, cioè a chiedere supporto, a riconoscere i tuoi limiti senza sensi di colpa, ok?
E questo cavaliere di bastoni porta molto movimento, porta energia, porta slancio. E mi dice che nonostante i carichi, tu hai la forza e la determinazione per muoverti con coraggio e agire in modo deciso. Questa carta poi parla anche di passione in ambito sessuale e relazionale, cioè il 2026 ti offre degli incontri, dei desideri e delle tensioni anche che stimolano la trasformazione. Cosa ti dice il 2026 in questa casa? È il momento di agire con consapevolezza seguendo l'intuizione e la spinta interiore senza farsi travolgere dall'impulsività. E questo 7 denari invita alla pazienza, alla riflessione, cioè i frutti del lavoro condiviso, degli investimenti emotivi o delle scelte in ambito sessuale o delle scelte in ambito finanziario non arrivano immediatamente, ma mi dice che richiedono costanza e cura, quindi sarà il momento di osservare, di valutare i progressi, anche di fare aggiustamenti strategici, senza aspettare risultati rapidi però, ok? Cioè, in pratica, quest'ottava casa per te indica che nel 2026 ci saranno dei momenti di pressione e di responsabilità, però anche la possibilità di trasformare queste sfide in crescita reale. Le relazioni intime, la sessualità e le risorse condivise qua potrebbero portare delle lezioni profonde, delle opportunità di maturazione. Chi saprà gestire il carico con saggezza, con passione e con pazienza, troverà equilibrio e soddisfazione. Quindi le trasformazioni interiori di cui parla questa casa mi dice che alcune situazioni potrebbero rivelare dei limiti, delle paure, dei tabù da affrontare, mi spiego? E quindi che sarà proprio attraverso questi processi di tabù e di limiti che tu crescerai. Ti libererai da pesi inutili, costruirai relazioni più profonde e autentiche e quindi qua io vedo che impegno, responsabilità e passione si intrecciano affinché tu possa avere trasformazioni concrete e durature, sia nelle relazioni intime, sia nella gestione delle risorse condivise, l'ottava casa, no? E ci saranno dei risultati che maturano nel tempo qua e rafforzeranno la tua capacità di vivere pienamente il tuo potere personale e la tua energia vitale. Ok? Sì. Vediamo un po' adesso nona casa, che è la casa dei viaggi lunghi, la casa dei valori, la casa della fede, la casa dell'aspirazione. Vediamo un po'. 10 di denari, 4 di coppe e l'appeso. Allora, io vedo chiaramente che quest'anno sei chiamato a espandere i tuoi orizzonti, con saggezza, con pazienza. Sei chiamata anche a riflettere su ciò che davvero conta per la tua crescita personale e spirituale. Perché qua il 10 di denari mi indica dei risultati concreti che saranno legati a degli investimenti fatti in passato, cioè risultati concreti per quanto riguarda le questioni di studio, se stavi studiando, di esperienza, di conoscenze acquisite, oppure di viaggi precedenti che porteranno dei benefici reali e tangibili, magari anche spostamenti di lavoro che hai fatto. Sono dei viaggi che portano risultati tangibili quest'anno. Qua si parla di stabilità ottenuta grazie alla costanza e alla dedizione, che tu sai fare molto bene. Magari, che ne so, un progetto educativo, o un progetto professionale, o un progetto culturale che sembrava lontano. Ecco, adesso inizia a dare frutti. Oppure un viaggio importante può aprire nuove opportunità materiali, relazionali. Cioè qua vedo che è un anno in cui tu puoi raccogliere ciò che hai seminato negli anni precedenti, perché il 10 denari è un'eredità, no? Soprattutto dove raccogli questi risultati? Nel campo della formazione, nel campo delle collaborazioni, nel campo della realizzazione dei tuoi obiettivi di lungo termine, ok? Il 4 di coppe qua ti invita a una sorta di pausa di riflessione, cioè non tutto ciò che arriva va accettato subito. Infatti ci saranno dei momenti in cui tu sentirai un po' di insoddisfazione o di stanchezza emotiva.
cioè come se le offerte o le opportunità non fossero all'altezza delle tue aspettative. Ecco, quello è un invito a guardarsi dentro, a capire cosa davvero desideri, piuttosto che seguire ciò che appare interessante, ok? O conveniente, quello che vuoi veramente tu. Ecco, questa riflessione è molto utile perché ti eviterà di fare delle scelte affrettate e ti permetterà di selezionare con chiarezza ciò che vale davvero la pena perseguire. Ok. E poi qua abbiamo l'appeso, parla di cambiamento di prospettiva. Sospensione, apertura alla visione interiore, cioè a livello pratico tu potresti trovarti a prendere delle decisioni importanti su dei viaggi, su degli studi o su dei progetti che richiedono pazienza e adattamento. Cioè mi dice qua non tutto procede velocemente, ci vuole la capacità di guardare le cose da un'angolazione diversa, accettando che qualche ritardo o qualche attesa non è una perdita, ma è un'opportunità per capire meglio la direzione da seguire, ok? Perché? Perché l'appeso porta anche la possibilità di una crescita spirituale senza precedenti, significativa, poi sta nella nona casa, quindi è quello. Cioè tu imparerai a osservare il mondo con nuovi occhi, a integrare le esperienze che avrai e che hai avuto in una visione più alta, più consapevole. Ma cosa ti dice quindi in termini pratici questa casa? Potrebbero arrivare dei viaggi importanti o delle trasferte formative che cambieranno la tua prospettiva. Ci possono essere delle opportunità di apprendimento, di studi o di corsi avanzati che richiedono dedizione, però portano soddisfazione reale. Momenti di riflessione profonda su cosa vale veramente, evitando le scelte impulsive. E qua vedo la necessità di adattarti, di aspettare, osservare, perché alcune risposte qua arrivano solo quando si cambia punto di vista. Quindi per te è un anno di espansione, di riflessione, di crescita personale, dove ciò che si semina con saggezza porta a risultati concreti e dove la pazienza e la visione interiore ti permetteranno di fare scelte più mature in armonia con i tuoi valori profondi. Ok. Andiamo a vedere adesso la 10ª casa, dove avrai successo quest'anno. 8 di spade, 2 di bastoni, re di coppe, nella gestione emotiva delle risorse e soprattutto nell'amore. Re di coppe, l'amore qua. Ti spiego. Cioè, qua mi dice che quest'anno il tuo successo non arriva tanto da riconoscimenti esterni, il clamore, no, arriva dalla capacità di gestire le tue emozioni e i tuoi talenti interiori, dalla capacità di affidarti alle idee interiori. Cioè, qua mi dice che il 2026 porterà una trasformazione profondissima. Il vero traguardo sarà diventare padrone dei tuoi sentimenti, della tua energia emotiva. E questo a lungo termine. E questa cosa a lungo termine sarà la chiave di ogni successo concreto nella vita. Questo 8 di spade mi dice che all'inizio dell'anno ci potrebbero essere dei blocchi o delle sensazioni di limitazione, cioè potresti sentirti un po' intrappolato o intrappolato da circostanze esterne o dalle aspettative o dalla tua mente stessa. Quindi è il momento di guardare la situazione con chiarezza, capire che molte catene sono autoimposte da te stessa o da te stesso e trovare la via d'uscita con pazienza e discernimento. Cioè, non tutto è come sembra. Alcune sfide apparenti servono solo a insegnarti a usare meglio la libertà, Va bene? E la responsabilità tua personale. Poi, il 2 di bastoni mi parla di scelte, di strategie. Cioè, tu ti troverai davanti a dei bivi importanti, che possono essere decisioni professionali, progetti da sviluppare, collaborazioni da valutare, quindi serve lungimiranza, serve osservare, serve pianificare, serve agire con calma, senza lasciarti travolgere dalle emozioni più profonde, ma copulare con esse, come vi ho spiegato nel rituale erotico della Kundalini. Quindi qua il successo nascerà dalla capacità di vedere lontano, di anticipare le mosse e scegliere con sicurezza. Ma com'è che vedi lontano? Come riesci a vedere lontano? Alleandoti alle tue emozioni. Il re di coppe qua è la carta chiave della 10ª casa del tuo successo. Mi dice che tu avrai successo proprio nella gestione delle emozioni. Avrai successo nell'essere leader empatica o empatico e leader delle relazioni professionali. Relazioni. Cioè questo re sa combinare cuore e mente, sa ascoltare, sa comprendere,
sa guidare senza sopraffare. Cioè in pratica tu diventerai capace di affrontare i rapporti di lavoro con equilibrio, con bellezza, di mantenere calma nei momenti di tensione, di usare l'intuito emotivo per prendere decisioni efficaci. Cioè questo è un successo che si costruisce attraverso consapevolezza, empatia e padronanza interiore e ti porterà alla stabilità e la realizzazione concreta. Cioè a livello pratico questo significa che dei progetti che hai che richiedono equilibrio emotivo e diplomazia avranno risultati concreti. Tutti i progetti che richiederanno da te equilibrio emotivo e diplomazia avranno risultati forti. Oppure collaborazioni con persone influenti o affidabili porteranno molte soddisfazioni. Poi significa anche questa carta qui la capacità di gestire lo stress, le pressioni quotidiane in modo molto maturo, trasformando ogni difficoltà in opportunità. E qua tu avrai successo nel ruolo di guida, se fai dei ruoli di guida, tutor, oppure riferimento per altri. Sei riferimento per altri, avrai un ruolo importante, grazie alla capacità di combinare cuore e strategia. Cioè, tutta la tua 10ª casa qui è orientata sul diventare maestro o maestra delle tue emozioni e della propria leadership interiore. E questo è uno sciamano, è una sciamana. Cioè tu saprai navigare le sfide con calma, chiarezza, empatia, trasformerai le tensioni e i blocchi in crescita concreta e riconoscimento reale, producendo produttività, bellezza, sì. Ok, AC picchia. Vediamo adesso l'11ª casa. La casa delle amicizie, delle nuove alleanze, delle comunità, dei progetti condivisi. Abbiamo gli amanti, la stella, 3 di spade. Qua c'è una questione molto delicata. Sceglierai solo le persone che condividono i tuoi ideali e i tuoi sogni, tagliando via tutti coloro che non condividono il tuo stesso ideale. Chiaro? C'è questa triade chiarissima. Sceglierai con il cuore tutte le persone che condividono i tuoi ideali, tagliando via tutto ciò che non serve. Le persone che non servono. Ti accorgerai anche di persone con le quali non condividi più gli stessi ideali e li lascerai andare, va bene? Perché ti trattengono l'energia. È una stesa molto potente qua sulle amicizie, Cioè, in pratica tu sceglierai con chiarezza chi vuoi accanto quest'anno e chi vuoi nel tuo percorso di vita. Resteranno solo le persone che condividono la tua visione, resteranno solo le persone che condividono i tuoi progetti, i tuoi sogni. Chi non vibra sulla tua stessa frequenza verrà lasciato andare, ma con naturalezza, non senza rancore. Perché gli amanti mi dicono che ci sono delle scelte importanti qua, tu capirai quali legami sono autentici e quali meritevoli di investimento emotivo e sociale. Ok? E qua la stella mi porta connessione con chi sogna in grande. Amerai chi sogna in grande, amerai chi guarda al futuro con fiducia. Quindi le amicizie e i legami scelti quest'anno diventeranno sostegno e fonte di energia positiva per te. Sì. Il 3 di spade mi comunica che ci sarà qualche separazione o della delusione, però sarà necessaria per fare spazio a relazioni più autentiche in sintonia proprio con il tuo percorso. Cioè, io lo vedo bellissima qua questa pulizia nelle amicizie. Cioè ti circonderai di persone che condividono i tuoi ideali, trovandole perfettamente allineate, e chi non lo fa lascerà andare con grazia. Si consolideranno anche quest'anno i legami veri, quelli sinceri, e più ci sarà questa apertura a nuove connessioni che ti ispireranno proprio alla crescita, alla realizzazione personale, perché è come se fate gruppo, gli stessi ideali, vi crescete a vicenda, ok? Sì. Ok, siamo giunti all'ultima casa, il karma e l'occulto, 12ª casa. Vediamo cosa arriva che non ti vedi arrivare. Cavaliere di spade, regina di spade, re di spade. Aspettate un attimo.
Karma occulto. Cavaliere di spade, regina di spade, re di spade. Una mente illuminata. Qua vedo che riceverai delle sorprese che non avevi previsto. Allora, ma che saranno fondamentali? Qua vedo che il Cavaliere di Spade porta delle notizie improvvise, cambiamenti rapidi, intuizioni fulminee. Qualcosa arriva da fuori, oppure qualcuno o un evento che ti spinge a reagire in modo rapido, deciso, intelligente. Ti dico, non sempre questi eventi saranno comodi, un po' scomodi, però saranno necessari. La Regina di Spade mi parla di una figura oppure di un'energia che arriva nella tua vita con una chiarezza mentale, con la saggezza, col discernimento. Potrebbe essere una persona reale, una donna o un'energia femminile che ti aiuta a vedere la verità dietro le situazioni nascoste e ti aiuterà a prendere delle decisioni senza illuderti. Cioè, in pratica, questa persona ti porta alla capacità di tagliare ciò che è inutile, a superare degli inganni, a superare la confusione, oppure semplicemente affrontare la realtà con lucidità. E il Re di Spade rafforza questo tema, cioè qui tu puoi avere anche a che fare con situazioni karmiche che richiedono autorità, con delle decisioni, con una capacità di affrontare la vita con intelligenza strategica. Questo è un invito a mettere ordine dentro e fuori, cioè a fare pulizia qua, a prendere il controllo della tua vita mentale, emotiva, pratica. È la mente illuminata, no? Cioè, in termini concreti, cosa può significare? Che ci sono degli eventi inaspettati legati a delle situazioni o professionali, o relazioni, o decisioni da prendere rapidamente. Io qua vedo anche che ci possono essere degli incontri o dei contatti con persone molto incisive, molto dirette, che portano chiarezza o portano una certa lezione karmica. Vedo anche delle opportunità di crescita personale che arrivano, o spirituale, che arrivano quando meno te l'aspetti, però richiedono prontezza e lucidità. E fondamentalmente vedo la necessità di tagliare dei legami o delle abitudini o delle illusioni che non ti servono più per fare spazio a ciò che è autentico. Riguardatevi questo video durante l'anno più volte, ragazze mie, ragazzi, ok? Non vi fate trovare impreparati, seguite il sentiero. Quindi arrivano delle sorprese, delle lezioni karmiche, delle persone che spingono a vedere la verità e a prendere decisioni sagge e definitive. Fondamentalmente vedo questo. Cioè un anno in cui tu ti purifichi, chiudi i cicli, ti prepari a questo nuovo inizio, affrontando con molta chiarezza e forza ciò che prima restava nascosto. Ok? Queste figure possono essere chiunque. Energia femminile, energia maschile, o è la tua ombra che si proietta all'esterno con queste figure che ti portano delle verità taglienti affinché tu possa prendere forza e incamerare in te queste verità, ok? Sì. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è un anno in cui tu, non a caso, come abbiamo il Re di Coppe qua, imparerai a essere sciamana o sciamano. Cosa vuol dire lo sciamano? Colui che vive tra i due mondi e non ha paura delle proprie emozioni e riesce a portare il frutto di questa vita non separata dall'invisibile a livello concreto nella materia. Fatto sta che questo è un anno per te di stabilità, di crescita e di scelte importanti, soprattutto sul fronte delle relazioni, delle emozioni e della tua autonomia. Cioè sarà un periodo in cui la concretezza e la determinazione porteranno risultati reali, sia nelle questioni pratiche che in quelle affettive. Io vedo che qua le relazioni vere e profonde si consolidano. Cioè, qua io vedo proprio persone importanti vicino a te. Anche le amicizie e i legami sociali subiscono una selezione naturale. Resteranno al fianco solo le persone che condividono valori e ideali. Nel lavoro e nella carriera tu avrai successo soprattutto nella gestione delle tue emozioni, nella leadership empatica, nella capacità di affrontare le situazioni complesse con lucidità e calma, essendo leader di queste dinamiche e anche per le persone. Le responsabilità e le sfide non mancheranno, però saprai trasformarle in delle opportunità concrete portando risultati tangibili. Una vera sciamana, un vero sciamano.
La crescita interiore che ci sarà quest'anno sarà potentissima, con una trasformazione senza precedenti. Alcune situazioni karmiche qua o inattese porteranno a fare finalmente la purificazione di vecchi schemi, che ti porteranno a prendere decisioni più consapevoli. Come viaggi e studi, vedo che sia i viaggi che gli studi che fai e le esperienze in questi ambiti ti apriranno la mente completamente, cioè saranno degli strumenti preziosi proprio per ampliare i tuoi orizzonti e scegliere con saggezza la direzione della tua vita. Quindi è un anno di concretezza, amore autentico, relazioni selezionate e crescita personale. Ogni scelta che farai e ogni impegno che prenderai porterà stabilità, serenità e risultati reali, creando le basi per un futuro sicuro e soddisfacente. Ci picchia, wow, vediamo cosa ti dice la carta del drago immaginale. La paura, ragazzi miei ragazzi, la paura, non avere paura, non avere paura. Numero 4, alleati con l'emozione che ti dà la paura. Ti leggo questa carta. Ti leggo soltanto il trafiletto legato al responso del drago. Allora, in presenza di questa carta devi meditare sulla tua paura. Quest'anno avrai una certa paura da trasfigurare. C'è una paura o ci sarà un senso di insicurezza, un senso di inadeguatezza che ti potrebbe limitare. Devi trovarlo, smascherarlo, scioglierlo e trasformarlo in forza. Ma lo farai già perché c'è Re di Coppe nella 10ª casa, il tuo successo è farlo, mi spiego? Capacità di produrre grandi visioni e potere di azione. Se sei indecisa o indeciso su quale strada prendere, percorri quella che ti porta verso la tua visione più grande. Non permettere alla tua paura di trattenerti, devi osare, ok? Se hai paura di fare qualcosa, quello devi fare, come mi diceva il mio primo maestro circa più di 20 anni fa. Ti do un piccolo rituale della buona riuscita. Vai nella natura, soffermati a guardare la bellezza dei luoghi, anche dei piccoli particolari, come le gocce di rugiada sui rami o le nervature delle foglie. Respira profondamente e chiedi agli spiriti della bellezza di aiutarti a manifestare la visione più grande. Chiedi al dio Pan, il fauno, lo spirito della natura, di aiutarti a vedere al di là delle tue paure. La formula è: aiutami a osare. Ragazze e miei ragazzi, aiutami a osare. Vai in natura, guarda un albero, guarda la rugiada e chiedi al dio Pan, che è il dio, lo spirito della natura, aiutami ad osare. Perché quest'anno tu devi osare. Va bene? Ce la farai già perché ho già visto. Mettiamo una carta delle porte per concludere. La porta d'estate. Quest'anno in estate raccoglierai i frutti di tutti i tuoi sforzi sul piano concreto, materiale, osando senza paura. È un arco cronologico. Quest'estate tutti i frutti che con diligenza, perché questa è la carta, la porta d'estate, è anche la carta degli esami superati, la carta dei concorsi superati, e anche come quindi supererai i concorsi, supererai esami, anche è un ordine cronologico, quindi d'estate il grano è maturo per raccogliere i frutti di metà anno, gestito con grande sicurezza e determinazione. Va bene? Quindi ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.